oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria dello stomaco. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la sua forma, il suo volume, i suoi mezzi di fissità, i vasi e i nervi che lo circondano, i rapporti che intercorrono tra lo stomaco, gli altri organi e il sistema muscoloscheletrico. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi del sistema digerente. Iniziamo col dire che lo stomaco del vivente ha una forma molto diversa dallo stomaco del cadavere, quindi non ha proprio senso ricercare sul paziente quella che tipicamente viene definita come forma a cornamusa e che ritroverai solo e soltanto all'interno dei classici testi di anatomia. Lo stomaco del vivente ha più spesso una forma a J maiuscola, con una piccola ed una grande curvatura, una parte verticale posta a sinistra della linea mediana e una parte orizzontale che corrisponde alla porzione pilorica. Uno stomaco mediamente pieno misura all'incirca 25 cm in lunghezza, 12 cm in larghezza e 8 cm in profondità. A seconda poi del tono della muscolatura gastrica, lo stomaco può presentarsi in tre forme diverse. Lo stomaco può essere normotonico, ipertonico e ipotonico. Nel caso di stomaco ipertonico, le dimensioni saranno molto ridotte e quasi non vi sarà separazione fra la parte orizzontale e la parte verticale. Sotto le mani avrai quasi la sensazione di avere una sfera globosa, dura e dolorabile. In caso invece di stomaco ipotonico, più tipico delle donne, la porzione verticale sarà molto allungata e alla palpazione ritroverai la grande curvatura più in basso del previsto, cioè al di sotto della linea ombelicale. Per trovare e valutare lo stomaco è molto importante partire dai giusti punti di repere. Il primo punto di repere è l'arco del diaframma, che a sinistra si trova all'incirca a livello della sesta costa, più in basso che a destra dove è spinto in alto dalla presenza del fegato. Un piccolo trucco per trovare il diaframma senza dover contare le coste è quello di effettuare un test di compressione della gabbia toracica. Partendo dall'alto verso il basso, infatti, sentirai come un cambio di consistenza, una sensazione di maggiore durezza a livello della gabbia toracica. Quello sarà il punto esatto in cui trovare la proiezione dell'arco diaframmatico, più in alto a destra che a sinistra. Il secondo punto di repere è il cardias, l'apertura attraverso cui l'esofago addominale si apre nello stomaco. Ti ricordo che l'esofago addominale è lungo circa 3 cm e che il cardias si trova molto in profondità, ma proiettato sulla parete dell'addome corrisponde ad un punto in cui la settima cartilagine costale si articola con lo sterno. Per trovarlo ti basterà contare le coste a partire dalla decima, che è la più facile da reperire perché l'ultima è in basso prima delle fluttuanti. Il terzo punto di repere è il piloro, ovvero quel restringimento che separa lo stomaco dal duodeno. Esso si trova esattamente sulla linea transpilorica che incrocia una linea verticale che unisce l'apice della sinfisi pubica dalla fossetta giugulare dello sterno. Per trovarlo in modo più semplice basterà appoggiare circa 3 dita trasverse al di sopra dell'ombelico. Palpando delicatamente verso l'alto avrai come la sensazione di trovare un bottone duro sotto le dita. Ricorda che a stomaco pieno il piloro non si trova esattamente sulla linea mediana, ma può trovarsi anche a 3 cm spostato sulla destra. Il quarto punto di repere è la cosiddetta linea semilunare, ovvero una linea che segue esattamente il profilo laterale del retto dell'addome, al lato della quale troverai la grande curvatura dello stomaco. Per reperirla ti basterà far flettere attivamente il capo e il tronco al paziente. Il quinto ed ultimo punto di repere è la linea ombelicale, ovvero quella linea che passa orizzontale attraverso l'ombelico e oltre la quale uno stomaco normotonico non dovrebbe mai scendere.
Ora che hai imparato ad individuare lo stomaco nella sua forma reale, diversa da persona a persona, sei pronto a valutare, attraverso dei test di elasticità, i suoi mezzi di fissità. I test che ti mostrerò appartengono molto di più alla cultura osteopatica ed è bene che tutti li conoscano perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Lo stomaco infatti non è un organo fisso, ma gode di una certa mobilità, dovuta soprattutto alla spinta del diaframma durante gli atti respiratori. I suoi mezzi di fissità sono rappresentati da pieghe del peritoneo che vanno a formare dei veri e propri legamenti di cui potrai andare a valutare attraverso dei semplici test l'elasticità e la dolorabilità. Questi legamenti sono molto importanti perché oltre a garantire sostegno all'organo, permettono il passaggio al loro interno dei vasi e dei nervi destinati allo stomaco. Ti ricordo inoltre che come tutte le sierose possono rispondere ad offese di carattere chirurgico, tossico o infettivo e attraverso la produzione di un essudato infiammatorio creare delle aderenze che potrebbero nel tempo ridurre la mobilità gastrica, la funzione del cardia o del piloro, la circolazione sanguigna e la modulazione degli impulsi nervosi. I legamenti dello stomaco sono il legamento epatogastrico o piccolo mento che unisce appunto lo stomaco al fegato, il legamento gastrocolico o grande omento che unisce lo stomaco al colon trasverso, il legamento gastrolienale che unisce lo stomaco alla milza e il legamento gastrofrenico che unisce lo stomaco al diaframma. Per effettuare un test di elasticità del legamento epatogastrico, posiziona l'eminenza tenar e ipotenar della mano destra a livello della linea mediana. Affonda la tua mano nell'addome ad una profondità di circa il 30%. A questo punto, aiutandoti con l'altra mano, effettua un test di elasticità allontanando la piccola curvatura dello stomaco dal fegato. Sensazioni di rigidità o dolorabilità da parte del paziente a livello di questa zona possono stare ad indicare una tensione del piccolo omento e di tutta la regione celiaca. Ti ricordo infatti che in questa stessa area, posti più in profondità, ritroviamo i pilastri del diaframma e l'aorta addominale, con il suo tronco celiaco formato dall'arteria gastrica di sinistra, dall'arteria splenica e dall'arteria epatica comune, e che addossati all'aorta ritroviamo pure i gangli semilunari che fondendosi con i rami del nervo vago vanno a formare il plesso celiaco, fondamentale stazione nervosa all'interno dell'addome. Per trovare la proiezione sull'addome del tronco celiaco e quella del plesso nervoso corrispondente, puoi effettuare un semplice test di scivolamento sull'addome. Scivolando col dito, infatti, avrai come la sensazione di trovare la pelle più umida a causa della forte attività simpatica presente al di sotto di esso. Partendo quindi dall'axifoide e scivolando verso il basso, leggermente a sinistra della linea mediana, il primo stop che avvertirai sarà la proiezione esatta del plesso e del tronco celiaco. Per effettuare un test di elasticità del legamento gastrolienale, posiziona la tua mano destra a livello della grande curvatura dello stomaco. L'altra mano va posizionata a livello della milza che si trova fra l'8ª e l'11ª costa di sinistra. Per effettuare il test traziona la grande curvatura medialmente e contemporaneamente comprimi la gabbia toracica. A questo punto rilascia il costato per percepire la capacità della milza di allontanarsi dallo stomaco. Sensazioni di rigidità o dolorabilità da parte del paziente possono stare ad indicare una tensione a livello della gabbia toracica o del legamento gastrolienale, molto importante perché contiene i vasi brevi che irrorano il fondo gastrico. Per effettuare un test di elasticità del legamento gastrocolico, posiziona entrambe le mani al di sotto della grande curvatura dello stomaco. Prova ad allontanare lo stomaco dal colon trasverso.
Sensazioni di rigidità o dolorabilità da parte del paziente possono indicare tensione a livello del legamento gastrocolico, che è molto importante perché contiene i vasi gastroepiploici che irrorano la grande curvatura ed il piloro. Quest'area inoltre presenta spesso aderenze in caso di gastrite cronica, in quanto l'essudato infiammatorio, stando in piedi o seduti la maggior parte del tempo, tenderà a depositarsi nello spazio virtuale fra lo stomaco e il colon trasverso. Per effettuare un test di elasticità del legamento gastrofrenico, afferra fra le tue mani l'intero stomaco e trazionalo lievemente verso il basso, allontanando lo stomaco dal diaframma. Sensazioni di rigidità o dolorabilità da parte del paziente possono indicare una tensione a livello di questo legamento, molto importante per garantire la fisiologia della respirazione e un buon funzionamento del cardias. Va sempre valutato in caso di ernia iatale. Hai mai pensato al fatto che lo stomaco è così vicino al nervo frenico e che il nervo frenico parte esattamente a livello di C5? Questo significa che un'irritazione cronica gastrica può andare ad irritare il nervo frenico. Non è un caso, infatti, che la maggior parte dei pazienti con reflusso gastroesofageo o gastrite cronica soffrono anche di cervicalgia e cervicobrachialgia sinistra. La semeiotica classica utilizza anche un test di percussione sul cosiddetto spazio di Traube, un'area compresa tra il margine epigastrico del fegato medialmente, il margine inferiore del polmone sinistro superiormente, l'arcata costale di sinistra inferiormente e l'ottusità splenica lateralmente. La perdita di timpanismo a livello dello spazio di Traube può stare ad indicare la presenza di liquido nella pleura o nel pericardio, ma anche condizioni di cardiomegalia e splenomegalia. Poiché i vasi sanguigni sono già stati citati nello studio approfondito che abbiamo fatto dei mezzi di fissità e della regione celiaca, passiamo ora allo studio dei nervi dello stomaco che provengono principalmente dal parasimpatico vagale e dal simpatico toracolombare. Il nervo vago di sinistra discende lungo l'esofago per arrivare al margine destro del cardias, divenendo una sorta di lamina da cui partono i rami gastrici di sinistra, che si distribuiscono in maniera quasi indipendente l'uno dall'altro alla parete anteriore dello stomaco. Il nervo vago destro invece è posteriore al cardias e segue un decorso discendente per andarsi ad unire al plesso celiaco che hai già imparato a reperire. I nervi ortosimpatici dello stomaco provengono da una zona compresa fra T6 e T10. Per reperire velocemente le vertebre dorsali ti basterà tracciare una linea ideale che unisca gli angoli inferiori delle scapole. A quel livello ti troverai esattamente su T8. Un ipertono o una dolorabilità della muscolatura paravertebrale a questo livello potrebbe stare ad indicare una problematica gastrica cronica. Il sistema ortosimpatico inibisce la motricità e la secrezione gastrica e aumenta il tono del cardia e del piloro. Una sua iperattività potrebbe causare digestione lenta, senso di pesantezza, il cosiddetto mattone sullo stomaco. Il sistema parasimpatico vagale invece aumenta la motricità e la secrezione gastrica, riduce il tono del cardia e del piloro. Una sua iperattività potrebbe causare ipersecrezione acida, reflusso gastroesofageo e pirosi retrosternale. Imparare a valutare attraverso la palpazione il tono della muscolatura gastrica, del cardia, ma soprattutto del piloro, potrebbe fare la differenza nel distinguere una gastrite su base iperacida da una gastrite relativa a un eccessivo stazionamento del cibo nello stomaco, decretando il successo o il fallimento delle classiche terapie con farmaci antiacidi. Ti ricordo che lo stomaco, oltre ad una innervazione ortosimpatica e vagale, è dotato anche di un sistema nervoso enterico, in particolare il plesso di Meissner e il plesso di Auerbach, che in totale autonomia anche dopo resezione del vago riescono a garantire la motricità e la secrezione gastrica.
Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.